Android 15 è ormai arrivato, arriva anche su OnePlus, piano piano tutte le aziende stanno aggiornando i loro dispositivi, insieme ad Android 15 arriva anche OxygenOS 15, quindi la personalizzazione di OnePlus per i suoi smartphone. Questo è, lo riconoscete probabilmente, un OnePlus 12 che ho aggiornato con una versione beta che OnePlus mi ha fornito per scoprire quali sono le principali novità di OxygenOS 15 basata appunto su Android 15. Questo mi darà l'occasione anche di fare un paio di spunti di riflessione. Se non l'avete mai fatto, ovviamente il consiglio è quello di iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Allora, questo video sulle precise novità della OxygenOS 15 sarà un pochino più sbrigativo del solito, non starò a fare vedere tutti i dettagli, anche perché sono funzionalità minime, sono piccolezze, alcune tra l'altro mutuate da Google, quindi per esempio la funzionalità di sicurezza nel caso qualcuno vi strappi lo smartphone di mano che va a bloccare subito lo schermo rendendo il dispositivo inutilizzabile, oppure varie funzionalità legate a Gemini, come per esempio anche Circle to Search. Insomma, ci sono tante funzionalità che non vedremo solo su OnePlus ma anche su altri. E poi la mia riflessione è anche sul fatto che secondo me il mondo Android, quindi qui sto un pochino incolpando Google, sta un po' rallentando sugli aggiornamenti. Stavo giusto riflettendo oggi che si parla ancora tantissimo di iOS 18 e si parla molto poco di Android 15, come se Google, forse un po' ancora una volta, stesse lasciando alle aziende il compito di rendere Android e il suo software veramente interessante. OnePlus ci ha provato, devo dire che anche qui come si migliora un software che è già molto valido? Qui l'azienda per esempio ha puntato molto sulla velocità, sulla fluidità, sulle animazioni, ma io già fino ad oggi avrei detto che la OxygenOS 14 era probabilmente una delle più fluide e con le migliori animazioni in assoluto. In sostanza si sta andando a rifinire il rifinibile, mentre voglio fare anche qui una piccola critica generale, forse ci si sta un po' perdendo sull'intelligenza artificiale, appunto andando a rincorrere funzionalità che abbiano l'intelligenza artificiale nel nome e che poi però magari le persone useranno una volta nella loro vita. Mi viene da dire anche però che nello specifico, nel caso di OxygenOS 15, ci sono almeno un paio di novità che mi sono lasciato per la fine del video più pratico, che invece sono veramente corpose. Vi dico solo un nome: OnePlus Canvas. Detto questo, vi lascio a questi pochissimi minuti di nuove funzionalità e poi ci vediamo con le conclusioni. OnePlus era già famosa per le sue animazioni e la fluidità del suo sistema, ma adesso l'azienda si concentra sul serial processing, che in sostanza garantisce animazioni doppie di due applicazioni contemporanee fluidissime. Il software ora pesa il 20% in meno, lasciandovi più spazio per foto e applicazioni. Tante novità AI nell'editor fotografico della OxygenOS 15, che è il nome della personalizzazione OnePlus di Android 15, come per esempio la rimozione dei riflessi, che è una funzionalità veramente sorprendente. Modalità per rimettere a fuoco foto che non sono venute proprio perfettamente a fuoco. Sicuramente dipende dalla foto, ma secondo me qui risultati già un po' meno convincenti. Una funzionalità che vi permette di aumentare la nitidezza dei ritagli delle foto. Eccovi un esempio. Nelle note una modalità che vi permette di andare a compattare, espandere o rendere più formale e informale un testo. Ci sono poi dei nuovi temi che sono ovviamente personalizzabili e hanno la possibilità anche di mettere un soggetto davanti a una scritta sul retro, personalizzabile anche nel colore, ed è possibile anche modificare ovviamente come sempre tutti gli altri dettagli. Ma mi sono tenuto per la fine le due funzioni che preferisco di più. Una si chiama Open Canvas, la conosciamo dai tablet e i pieghevoli dell'azienda e permette di mostrare due applicazioni contemporaneamente, andando però a nascondere una nella parte più alta. In questo modo avete un'applicazione che è quasi full screen e l'altra pronta ad essere mostrata con un tap, se magari avete pensato una mappa o una chat che dovete continuare a guardare e poi saltare appunto da una all'altra in questo modo. Mi piace tantissimo. E l'ultima si chiama Share with iPhone, quindi letteralmente condividere i file con un iPhone, come sostanzialmente fosse un AirDrop. La grafica è anche molto simile. C'è un trucco: su iPhone dovete installare un'applicazione, ma funziona oggettivamente molto bene, sempre che riuscirete appunto a convincere i vostri amici a installare questa applicazione. E queste erano le principali novità della OxygenOS 15 basata su Android 15. Come vi dicevo, secondo me questo OnePlus 12 era già veramente una bomba con OxygenOS 14. Forse rientra questo telefono in uno dei telefoni più sottovalutati dell'anno. Se ne parla oggettivamente poco, ma è veramente un gran dispositivo e ha colmato alla grandissima
tantissima, secondo me, l'assenza di top di gamma di Oppo nel nostro paese nell'ultimo anno. Grazie per essere arrivati fino a qui, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di queste novità, cosa ne pensate anche delle mie riflessioni. Se non l'avete mai fatto, ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e vi invito anche a seguirci su Instagram, dove alcune volte, quando possibile, cerchiamo di darvi un po' di indizi di quello che arriverà. Io vi ringrazio ancora una volta e noi ci vediamo a un prossimo video.